In questo video voglio parlarti di luci, voglio parlarti di illuminazione per i tuoi video su YouTube, ma anche per i tuoi podcast video. Nello specifico però voglio parlarti di un piccolo accessorio che costa veramente pochissimo, si chiama in inglese Honeycomb, in italiano griglia a nido d'ape, che serve per migliorare la qualità delle tue luci. Curioso? Guarda il video. Come ti raccontavo nell'introduzione, oggi parliamo di luci. Luci perché sono fondamentali, perché lo sappiamo bene ormai, i video podcast, i video su YouTube, in generale i video sono lo strumento di comunicazione che va per la maggiore. Quindi ho ritenuto opportuno fare un video non tanto sull'illuminazione in generale, trovi già qualche video sul mio canale e presto ne farò altri perché ho comprato delle luci e voglio farti vedere quali ho comprato per suggerirtele, ma anche come ho deciso di sistemare le luci all'interno del mio studio. Però torniamo all'argomento di oggi. Oggi voglio parlarti di un piccolissimo accessorio, leggerissimo, piccolissimo, economicissimo, che serve a migliorare la qualità delle tue luci. Anche se tu hai comprato delle luci su Amazon, luci economiche, softbox, diciamo di bassissimo livello, ecco, questo Honeycomb può essere, perdonami, io uso il termine Honeycomb perché griglia nido d'ape è molto più lunga, quindi non perché io ami particolarmente l'inglese, ma perché sono pigro, ok? Quindi questi Honeycomb servono qualsiasi softbox tu abbia, che sia quadrato, rettangolare, ottagonale, circolare o qualsiasi altra forma tu abbia, non c'è nessun problema perché trovi o già nella confezione viene fuori questa Honeycomb, oppure si comprano a parte. Io provo a lasciarti un po' di link in descrizione. Ti dicevo, questi Honeycomb a che cosa servono? Servono a tagliare la luce, farla arrivare più morbida ed evitare che si diffonda troppo. Ma te lo faccio vedere. Ora ti sto raccontando questa cosa perché voglio darti prima il contesto, dopodiché ti faccio vedere proprio qui, adesso, come funziona. Un po' di contesto. Allora, io sto usando una luce, nello specifico questa qui è un Amaran 100D. Non ci vedo perché è tutto buio lì dietro. Comunque, ti lascio il link in descrizione. È una luce fantastica, probabilmente la luce più costosa che ho in studio ed è la mia preferita. Però non è questo il punto. Anche se tu hai una luce da 20 euro, faccio un esempio, non credo esistano luci decenti da 20 euro, e ti sconsiglio di comprarle perché non essendo luci serie, non essendo luci professionali, hai due problematiche. Uno, non hai un CRI, quindi un coefficiente di qualità della luce alto, quindi le tue luci non sono affidabili, ok? E due, potresti avere problemi di flickering, cioè di sfarfallamento, è più bello in inglese flickering piuttosto che sfarfallamento, durante i tuoi video. E quindi in entrambi i casi ti sconsiglio di comprare queste luci. Comunque, per fartela breve, ho montato un softbox, il più piccolo che ho a disposizione, così mi è anche più facile montare e smontare per farti vedere questa cosa, ed è di un ottagonale, stavo contando i lati, è ottagonale e ha un diametro di 45 cm, quindi è quello più piccolo in assoluto, anzi forse ho una lanterna ancora più piccola, 35 se non ricordo male. Comunque, questo qui ha un diametro di 45 cm, quindi è veramente piccolissimo. Ci puoi fare quello che vuoi, lo puoi mettere dappertutto, anche se hai problemi di spazio, è fondamentale. Adesso stai vedendo questa luce, non importa, certo è una buona luce questa, ma quello che mi interessa farti vedere è adesso la luce con la griglia a nido d'ape, ok? È montata, in questo momento tu stai vedendo me, ok? Io dopo proverò a dividere lo schermo in modo da farti vedere con l'Honeycomb e senza l'Honeycomb, per farti notare la differenza, ok? Quindi in questo momento tu stai vedendo una luce che illumina me, bene, e illumina lo sfondo da una sorta di forma, la vedi qui, no? Una sorta di forma circolare, perché è ottagonale, quindi non è veramente circolare, però l'effetto più o meno è quello. Illumina leggermente lo sfondo, io sono a meno di un braccio di distanza dallo sfondo, purtroppo il mio studio è piccolino, però e quindi illumina lo sfondo. La luce è a un braccio di distanza da me ed è molto più alta rispetto a me ed è inclinata a 45 gradi. Questa è la regola, perché vedi che non ci sono ombre dietro di me? Vedi? Non c'è ombra. Come mai, nonostante il muro è così vicino? Perché la luce è regolata bene, quindi la luce deve essere più alta di te e inclinata verso il basso di circa 45 gradi. Io adesso sto usando una sola luce,
in generale andrebbero usate 3 punti luce o al massimo 2 punti luce. Quindi lo so che non è l'illuminazione perfetta, l'effetto comunque mi piace, e poi il video non è su come settare le luci, come posizionare le luci, i 3 punti luce e 2 punti luce, ma è l'Onecomb. Ok, quindi mi perdonerai se sto usando una sola luce. Ok, quindi ti dicevo, la luce sarà, io sono 1,82, sarà 1,90? No, di più, farà 1,95, non lo so, dipende da te. Ed è inclinata verso il basso, in modo che l'ombra è giù. L'ombra c'è, non è che non c'è, non è che è sparita. L'ombra è giù, non la vedi, ok? E questo è l'optimum, perché è bruttissimo vedere video dove magari c'hai la luce molto più bassa che punta dritto a te, che cosa succede? Spari l'ombra sul muro. Ed è veramente osceno. Quindi il primo consiglio è quello di settare correttamente le luci. Ripeto, di solito ne servono 2, settate a intensità diverse, in modo da ottenere tridimensionalità al volto. In questo momento il mio volto non è perfetto perché non è illuminato da 2 punti e le luci non sono settate a una intensità diversa, ok? Però, ripeto, per lo scopo di questo video va benissimo così. Adesso che cosa faccio? Visto che ti ho parlato tanto tempo e ti ho fatto vedere la luce con l'Onecomb, adesso provo a strappare, dopo sarà un casino rimetterlo. Lo faccio per te, vedi quanti sacrifici. Adesso tolgo l'Onecomb e vedrai la differenza, ok? Resta lì. Alla fine stiamo parlando di questo è l'Onecomb, ok? La griglia a nido d'ape. La vedi? Sì, ok. Adesso l'ho tolta. Vedi la differenza? È proprio abissale la differenza. Scusa, appoggio questo qui. La differenza è abissale perché non c'è più quella specie di cerchio dietro di me, è sparito completamente. Perché la luce adesso, in inglese dicono spills, cioè si diffonde dappertutto. Quindi se il tuo obiettivo è avere un'illuminazione molto più ampia, puoi non mettere l'Onecomb. Però l'altro punto qual è? Guarda il mio volto adesso, è molto più illuminato. Infatti se guardo la macchina fotografica, ok, sono sovraesposto. Ok, quindi prima era a 0, adesso è a 1. Vuol dire che c'è troppa luce. Probabilmente la mia testa, complice anche il fatto di non avere capelli, probabilmente tu ce l'hai, quindi sei avvantaggiato, anche se la mia è una scelta, perché sennò potrei avere una chioma lunghissima, foltissima. Allora, ti dicevo, torniamo seri, ti dicevo che non è tanto un problema di sfondo, perché magari a te piace avere uno sfondo completamente illuminato e quindi dici, Ale, io non lo voglio usare l'Onecomb, perfetto, ma devi abbassare la luminosità della luce, ok? Devi portarla da, adesso non mi ricordo quant'è, penso 20 più o meno, perché l'obiettivo è molto luminoso. Ora non voglio aprire parentesi lunghissime, però la luce dipende anche molto, è strettamente correlata con l'obiettivo che hai. Più l'obiettivo è luminoso, più la luce la puoi tenere al minimo. Ok, più l'obiettivo è, non so, 3.5, 4.5, buttalo direttamente, perché dovresti avere delle luci potentissime per illuminarti bene in studio. Poi all'aperto, ottimo, va benissimo. In studio devi avere obiettivi che almeno 1.8, questo qui è 1.4, ci sono anche 1.2 addirittura. Questo qui è 1.4, quindi ora non voglio entrare troppo nel tecnico, ma se hai domande, lo sai, commenta e io ti rispondo. Ti dicevo quindi, vedi com'è completamente diversa la scena? Non è tanto questione di gusto, perché sì, sul fondo, anche se secondo me era molto più bello quello di prima, perché aveva una sorta di cerchio che ti dava un'idea di, non so, di qualcosa di più bello, ecco, secondo me aveva un appeal maggiore. Ma il volto, quindi che cosa dovresti fare? Aspetta che lo facciamo, dovresti abbassare la luce, nulla che non si possa fare ovviamente. Aspetta, l'app, comodissime queste app dell'Amaran che c'hanno l'app. No, che ho detto? Bellissime queste luci dell'Amaran che c'hanno l'app. Perdonami, sono stanco. Allora, ero a 12, adesso sono a 10, non ancora, 9. Ok, ci siamo, 9. Ok, quindi adesso ho ripristinato la situazione precedente, quindi sono illuminato, almeno secondo la mia macchina fotografica, correttamente, non sono sovraesposto come ero prima, quindi la carnagione e l'incarnato dovrebbe essere uguale,
ma il fondo è completamente illuminato. Ok? Quindi, dal mio punto di vista, l'Honeycomb, che costa veramente 2 lire, poi a seconda del softbox che compri, molto spesso questo è compreso. Se non è compreso, ti basta andare su Amazon, e magari ti lascio un po' di link in descrizione, cercare l'Honeycomb, tanto sono tutti uguali, cioè come vedi non è niente, è un po' di non so che materiale è una cosa strana. Ok, quindi poi si piega, ti arriva in una confezione super mega piccolissima, perché di questo stiamo parlando. Ok, poi ovviamente per il mio softbox da 120 centimetri, questo è 45. 35, scusami. No, 45. Sì, 45, perdonami. Questo è da 45, ce n'è uno da 90 montato lì e ce n'è uno da 120 che ho chiuso perché mi occupava metà studio almeno. Però anche lì io non compro nessuna luce, nessun softbox se non trovo anche, o mi esce da Corredo oppure lo trovo su Amazon. Ok? Spero che questo video sia stato interessante per te. Non so se conoscevi già questo Honeycomb, questa griglia, che costa veramente pochissimo, poi in base anche alla grandezza del tuo softbox, però come hai visto nel video è fondamentale. È fondamentale per evitare tutta una serie di problematiche o comunque per migliorare la qualità della luce. Magari hai già delle luci buone, ma vuoi migliorare la qualità o comunque la percezione che gli altri hanno di te grazie a un'illuminazione migliore appunto con questa griglia. Bene, io come al solito ti rinnovo l'invito a fare domande nei commenti qui sotto laddove tu ne abbia, se no noi ci vediamo comunque settimana prossima. Ciao!